Non sono abbastanza. Queste 3 parole mi sono purtroppo molto familiari. Ho passato quasi tutta la mia infanzia a non sentirmi abbastanza. Non abbastanza danese, ma neanche abbastanza italiana. Brava da 8, ma non da 10. Ero sempre la bambina che non alzava abbastanza la mano in classe, non abbastanza estroversa o popolare. Al liceo ho pensato che tutto questo sarebbe cambiato, quando ho deciso di inseguire un primo piccolo sogno. A 17 anni ho aperto il mio canale su YouTube che è inaspettatamente esploso, portandomi a vivere delle esperienze incredibili, a trasferirmi a Milano e a mantenermi da sola durante il mio percorso di studi e a fare quella che ancora oggi, 10 anni dopo, è la mia attività imprenditoriale. Però quella vocina era ancora lì. Mi diceva, ma ci sono migliaia di persone che lo fanno meglio, che sono più seguite, più amate. Non sei all'altezza. Sindrome dell'impostore, la chiamano. Crescevo, affrontavo sfide nuove, ma lei era sempre lì. Era lì quando durante il mio stage o il mio primo lavoro in agenzia qualcuno mi rivolgeva una domanda e il mio primo pensiero era, ma io? Ci deve essere qualcuno di veramente competente. Alla fine del mio percorso di studi ho deciso di inseguire un secondo sogno. Mi sono buttata e ho fatto il colloquio con quella che per me era l'azienda, una grande multinazionale nel settore del beauty. Beh, mi hanno presa. Oggi lavoro in quella che era la mia azienda dei sogni da adolescente. Ma non è comunque bastato. La vocina questa volta diceva: sì, sulla carta è vero, sei perfetta per questo ruolo, ma in realtà non sei in grado, non sarai mai capace. Ed è stato lì che ho capito. Ho capito che quella vocina mi avrebbe accompagnata sempre. Non esistono titoli di studio, numero di achievements raggiunti o di sezioni extra sul curriculum che mi avrebbero fatta svegliare un giorno sentendomi finalmente all'improvviso abbastanza capace. E così ho cominciato a chiedermi, ma scusa, abbastanza per chi? Perché guardandomi intorno vedo che comunque le mie 2 lauree le ho conseguite. Mi hanno scelta per questo lavoro. A quanto pare l'unica che non ci crede sono io. E poi, abbastanza su quale scala? Quando potrò finalmente definirmi abbastanza? Chi al mondo si sente sempre abbastanza capace? La verità è che non esiste una scala. Non esiste perché siamo tutti diversi. Abbiamo tutti una storia, origini, una cultura, esperienze di vita diverse da raccontare. E qui arriva il bello. Il bello è che il mondo ha bisogno di tutta questa diversità. Il mondo ha bisogno di me, così come ha bisogno di te, di te, di te. Ha bisogno di persone con attitudini, interessi, personalità, abilità uniche e anche con un modo unico di fare le stesse cose. Ne ha bisogno per evolvere, per migliorare, per generare innovazione. Così c'è stato un giorno in cui finalmente sono un po' riuscita a cambiare prospettiva. Ci sto ancora lavorando. Una delle prime settimane di questo spaventoso lavoro dei sogni. Mi sono riconnessa con una parte di me che era un po' dormiente, ma che di fatto mi aveva portata fino a lì. Mi sono detta, è vero, questo lavoro non lo so fare, non perfettamente almeno, non ancora. Ma da bambina questo non mi avrebbe fermata. Perché c'è un ambito, uno soltanto, in cui non ho mai sentito il bisogno di paragonarmi agli altri o di mettermi in dubbio. Quello del gioco. Nella mia cameretta di Ferrara tutto era possibile. Lì sono stata cantante, ballerina, insegnante, investigatrice privata, ho condotto programmi televisivi, ho scritto un libro. E no, quel libro non ha vinto un premio per la letteratura mondiale, ma è proprio questo il punto. Non doveva essere perfetto. Io non mi aspettavo che fosse perfetto. Facevo le cose che mi interessavano e mi appassionavano. Questa era l'unica forza motrice, priva da qualunque tipo di giudizio. Provavo,
Sbagliavo, ma mi divertivo da morire nel farlo. Quindi, se mi chiedete da chi parte l'innovazione, io vi dico che sì, parte dall'individuo, nella sua unicità e diversità, che è un valore immenso. Ma vi dirò di più, parte dai bambini, da quella versione di noi che non ha paura di buttarsi, sognare in grande, non si spaventa se non ha un manuale di istruzioni preciso da seguire, non si chiede nemmeno come si fa. Sperimenta, prova, impara creando, giocando. Da quella versione di noi che non si fa dire da nessuno che non è all'altezza, soprattutto da se stessa. Perché quella è la versione di noi che può fare grandi cose, che può raggiungere il massimo potenziale, che può, in piccola o larga scala, cambiare il mondo. Quindi, quando devo fare qualcosa di nuovo, soprattutto se è qualcosa che mi spaventa, come anche essere qui stasera, io non lo chiedo alla Emma di successo, alla Emma laureata, imprenditrice, adulta. Io chiedo a lei, Emma, 7 anni, con una coroncina di stelle in testa. E la sua risposta è sempre: proviamoci. Grazie mille.